Buon, partiamo, scusate. Che lavoraccio. Andato, ok. Oh, ben ritrovati. Era da un pezzo che non facevo un live, ma dovevo finire delle cose e per fortuna domani finiscono. Perché non passa in live? Perché è ancora non in elenco. Artbook, colonna, pacchetto tenute. Cacchio, sono più carine queste. Ma cambia anche l'aspetto però. Bianco e nero, documentario 8 mm, UHS, beh, per la prossima. Odio la colonna sonora. L'HDR attivato. Corinth. Corinzi. Agevole, impegnativa, letale, personalizzata. Impegnativo, redefinito, indicatore di minaccia, viola. Voglio esplorare la storia mentre si svolge, voglio vivere e morire in base alle mie scelte. Nessun rivolgimento con i punti di svolta, se un personaggio muore dovrai accettarne le conseguenze. Se sopravvivi fino al termine del gioco, sbloccherai ah, ok. Ovvio modificare il destino, no? Mi chiamo Laura Isley, vice comandante dell'astronave Cassiopea. La Terra muore e abbiamo cercato casa tra le stelle. La nostra unica candidata, Tau Ceti-F. Obiettivo: analizzare il pianeta dall'orbita in attesa della nostra nave gemella, la nave Colonia Andromeda. Il futuro dell'umanità dipendeva da noi. O così credevamo.
Sims? Sims? Cos'era? Carter! Non sei per niente preoccupata? Non ancora. E tu? Era un impatto sullo scafo. Mi sembra improbabile. Ma non impossibile. Scommetto che è di nuovo esploso il caffè. È successo una volta sola. Ma non smetterò mai di rinfacciartelo. Rilevata falla. Ponte 2. Così non va. Complesso medico. Il ponte. A babordo. Tutta la sezione è chiusa e isolata. Svegliamo gli altri. Mancano 72 ore all'orbita. Atteniamoci alla procedura e diamo un'occhiata a noi. Chiediamo aiuto a Oracle. Forse sì. È meglio raccogliere altri dati prima di decidere che fare. Oracle. Però si può riavvolgere. Morte, allarme, riavvolgi, riavvolgi, riavvolgi. Cautela, risolutezza, gentilezza, solite robe. Bel giro di parole per dire brava Sims, ma mi accontento. Ok, ti seguo. Manutenzione, giorno del risveglio, arrivo del Tau ST-F, analisi atmosferiche, inoltre dati caridi, trasferimento pacchetto aggiornamento, eccetera. Credi di poter vincere? Ho un piano infallibile. È un segreto, stallo. Ma spegniti, cacchio. Forza, Carter! Turno di notte. Ah, L1 per correre e R1 per la pila. È la scelta giusta, vero? Le procedure di emergenza esistono per questo. Ciao Miki. Consultare Oracle è la scelta più saggia. Saprà che fare. Forse dovremmo sapercela cavare da soli. Mi sembra di sentire Isley che ci sgrida. Ehi, Isley ha progettato ogni cosa sulla nave. Oracle inclusa. Sarà come parlare con lei. Occhio a cosa diciamo.
Oh, Bonnie. Bonsai. Mamma, papà. No, papà nello spazio. No, altro segreto. Equilibrio. Ce ne deve essere un altro. Warrior. Ehi mamma, pronta per un nuovo aggiornamento galattico? Ci vorranno 2 ore per la trasmissione, quindi ho fatto in modo che arrivi alle 4. Starai preparando il tè. Ehi, hai già letto Future Vision? Hanno pubblicato la mia intervista. Era ora. Mancano le parti migliori. Forse credono che gli scienziati non abbiano senso dell'umorismo. Comunque, sono diventata imbattibile a Orinoco. L'unica persona che potrebbe tenermi testa è... beh, io. Lo so, avrai da fare. Ricorda di bere il tè prima che si freddi, ok? Tè verde. Forza, andiamo. Devi proprio lasciare tutto a galleggiare? Lo ammetto, a volte sono disordinata. Ma se le piastre di gravità non funzionano, non è colpa mia. Tranquillo, sistemo e poi svegliamo Williams. Autorizzazione fallita. Richiesto accesso di un altro membro dell'equipaggio. Andiamo. Carter, devi sbloccare il tuo bracciale. Qualche rallentamento di frame rate, ma sintesi delle missioni. Costruzione, viaggio di andata, analisi, avvio della colonizzazione. Viaggio di sole andata. Eccolo. Apriamo questa porta. Aspetta, fammi vedere se funziona. Come fa a piacerle questa canzone? Ah, con questo si analizza. Qui alla Corinth. Abbiamo investito... Figo il bracciale. Isolamento revocato. In pratica, 3-1. Ok. Cavallo in E2.
Scacco. Re in B1. Cavallo a seguire. Scacco. Prometeo. Umanità prima. Prima l'umanità. Oracle. Buonasera, Carter. Buonasera, Oracle. Voglio un rapporto completo sulla situazione. Un meteorite ha fatto breccia nel mio scafo esterno, penetrando fino al settore manutenzione presente sul ponte 4. Ho disattivato diversi sistemi a bordo della nave per risparmiare energia e isolare i danni. E puoi gestire la cosa? L'autoriparazione è fallita. La mia priorità ora è limitare i danni. E quando volevi dircelo? Ve lo sto dicendo ora, Sims. La missione è a rischio? L'integrità del supporto vitale è intatta, ma consiglio un riavvio dei sistemi per ottenere una stima precisa dei danni. Riavviare i sistemi. Non complicherà il nostro intervento sulla falla. Non lo so, Sims, ma senza un riavvio potrei subire ulteriori danni. Riavvia i sistemi. Io e Sims ci occuperemo delle riparazioni. Molto bene. Il riavvio dei sistemi è in corso. Attendere, prego. Forza. Lo sapevo. Il danno ha mandato in corto l'elettronica della nave. Lo ripariamo? Prima verifichiamo i danni allo scafo. Su, aiutami. No! Niente luci. Non promette Non bene. avevo notato. Uno sbalzo di tensione. Ah, porta, porta, porta. L'area è in isolamento. Da qui non si passa. Molto bene. Già, L'isolamento è gestito da un terminale qui vicino. Apri lo scanner, vedi che c'è. Riesci a vedere il cavo? ah, Seguilo fino al terminale.
Quanto scommettiamo che si usano sti passaggi? Prende per il culo. Che cosa vedi? Una farfalla. Bellezza. E cosa vedi Il ora? test di Rorschach. Un saluto segreto. Una fortezza. E adesso? Non saprei. Io vedo potenziale. Oh, Cristo! I segreti dell'universo. La falla è di qua. Sembra che sia entrato da lì. Pensa un po'. Guarda, siamo noi! Ciao noi! Eccolo. Ah. Il reticolo sigillante non si è attivato. Bene. Dobbiamo riparare quella falla. E l'unico modo per sbloccare il sistema isolante è intervenire dall'esterno. Non ero in vena di passeggiate. Non abbiamo scelta. Stafford che direbbe? Non dimenticarti perché lo fai. Guarda che roba. Mi stupisce sempre. Forza, Galileo. Ce la meritiamo una vacanza, no? Tocca a te, no? Range 1. Mi sto sforzando così tanto di non cadere che sento che cadrò di sicuro. Ti prego, non farlo. Non lo dire. Ma ci penso. Controlliamo l'antenna ultraluce, su. Ricevuto. Il quadro è qui. Sembra a posto. Il terminale ottico è intatto. La trasmissione è più lenta, ma dovrebbe riorientarsi. Eseguo una diagnostica per sicurezza. Fammi vedere i messaggi. Ehi, tesoro. Ci manchi già, sai? E volevamo dirti che siamo molto orgogliose di te. Ciò che stai facendo è... So che avevi dei dubbi, ma... è la scelta giusta.
futuro è tutto ciò che conta ora. Il futuro con te. Buona fortuna lassù. Buona fortuna, papà. Buona fortuna. Quante volte l'hai già visto? Ho perso il conto a Natale. Riceveremo un nuovo invio tra qualche giorno, quando saranno tutti svegli. Abbiamo atteso troppo. L'antenna funziona bene. Una buona notizia. Se Stafford si fosse svegliato scoprendo che abbiamo fallito. Non sono arrabbiato, solo deluso. Non dirmelo. Bella L'impatto ha nave, fatto bollire l'acqua aprendo la falla. Non è messa male. Ma nemmeno messa bene. Se ripariamo il sistema isolante risolviamo tutto. È vero. Muoviamoci. Ci siamo quasi. voglio vedere riparare sta roba. Che disastro. L'eufemismo dell'anno. Che cos'è? Refrigerante? Sarà colato fuori. Quello è il pannello di sblocco. Ha funzionato. Torniamo a casa? Certo, andiamo al portellone. Fine di un'era, eh? È un nuovo inizio. Stiamo per vedere la nostra nuova casa. Già, ma avrei voluto vederla da vicino. Mettendoci piede, intendo. Siamo dei precursori, dai. Tutto ha inizio da qui. Beh, con tutto il tempo che ci è voluto, ne varrà la pena. Non ti abbattere. Vivi il presente, come me. Ogni giorno un passo alla volta. Noi due siamo simili, sai? Ricordi che ero stato male da ragazzino? Non speravo di sopravvivere. Figuriamoci di avere una figlia e partire in missione per salvare la Terra. Ogni momento ora è prezioso. Sembri tipo un poster motivazionale scadente. Mi piace. Ogni cosa che faccio è per il futuro di mia figlia. La nostra missione è il primo passo verso una nuova epoca. Per tutti. Ok, ora sembri un filmato di addestramento di Williams. La nostra è un'impresa incredibile, Sims. Una volta svegli, pensi che ci relegheranno a preparare il caffè? Carattere emerso. Conoscendo Williams, non lo escluderei. Il tempo è strano qui dentro. Quelli hanno chiuso gli occhi per una dormita. E si risvegliano dopo 4 anni come se niente fosse. Ora sono più vecchio di Cernan.
Sai, una volta mi fa... Sims! Aiuto! Carter, aiuto! Usa il propulsore! Ora! Sims! Forza! Prendimi, prendimi, prendimi! Oddio. Tutto ok. Tutto ok. Mi dispiace tanto. No, sono felice. Credevo... Oh, oddio. Sì. Punti di svolta. I punti di svolta indicano le diramazioni e gli snodi principali di ciascun episodio, perciò alla fine del prologo. Considerali una guida per tenere traccia dei progressi di gioco ed esplorare diversi bivi della storia. Percorso attuale, già visto, percorso non visto, bambole, Dark Picture, segreti, Simis, morte. Cazzo. Torna ai punti di svolta già sbloccati per sperimentare esiti differenti. Hanno aggiunto il torna indietro in pratica, rewind. Puoi sempre tornare nel percorso precedente, cambiare sbloccando destini alternativi, punti di svolta, segreti che scoperto in ciascuna area, eccetera, eccetera. Piccole stelle, 48%, però cacchio, durato un cavolo, ma sembrava ci fosse un cazzo. Scusate, Episodio 2. Com'è che si chiama? I piani migliori. Chiamiamo la Terra. Pensiamoci noi. Non svegliamo nemmeno Cernan. Seguiamo il protocollo. Prima la diagnostica, poi decidiamo la nostra prossima mossa. Sì. Anni di lavoro su quel bonsai persi. Era solo un ramo. Possiamo sistemarlo. Non sai granché di orticoltura, eh? Senti, ricordi quando leggevo Infrangere e riparare? C'era questo capitolo sul... Kintsugi. Ah, sì, mi ricordo. Esatto! Allora perché non lo fai qui? Prendi ciò che è rotto e onorane i difetti, evidenti. Sì, sarebbe bello. Però credo che il Kintsugi aiuti più i vasi che le piante. Puoi adottarne comunque l'approccio. Celebra... Sims? Tutto ok? Sims?
Sims? Sei tu? Ok, Sims non fa ridere. Non è un bello scherzo. Sims? Sims? Abbiamo una partita a scacchi da finire. Che Tocca a ironia. te e mi hai messo all'angolo. Sims? Perché vai avanti, cacchio? Sims? Messo all'angolo. Sims! Vediamo. Ah. Lo sapevo. Miseria. È difficile andarsene. La Terra è l'unica casa che conosciamo. Purtroppo il nostro mondo sta morendo. Non ti farò male. No, no. Dobbiamo lasciarla e chiederci se forse possiamo aspirare a una vita diversa. Una vita migliore. Carter, Corinth, ho paura. dove l'umanità prevale. Mia mamma è morta. Sono tutti morti. Beh, le movenze dei personaggi sono veramente fatte bene. E anche la grafica, ovviamente. Ma anche in Until Dawn. In altri un po' meno. Cazzo, è svelta la tipa, eh. Cazzo, ma non posso chiuderla dentro.
Oh mio Dio. Qui Thomas Carter. 48 ore al risveglio equipaggio. Qualcosa non va con Sims, non... Lei... Mi ha aggredito. Io... Oddio. Vuole uccidermi. Stavamo riparando una falla nello scafo. Ci siamo divisi per occuparci di sezioni diverse, poi... Cacchio. Ci siamo sempre chiesti se fossimo soli nell'universo. E solo a un passo dalla morte abbiamo ottenuto una risposta. Per quanto connesso sia l'universo, alla fine si muore sempre da soli. Addetti al risveglio. Tutte le stelle. No, insieme al computer, cazzo. Non credevo venissi. Non potevo mancare. Hai sentito? Hanno anticipato il coprifuoco. Sembra ci sia una tempesta in arrivo dall'Atlantico. Staremo al buio per un po'. Ma non dovrebbe ritardare il lancio. A volte sei identica a lui, lo sai? Questione di genetica. No, c'è di più. È questione di portamento. Trasmetti fiducia. Ehi, stai dicendo che me la tiro? Forse sì. 4 anni. Ancora non mi sembra vero a volte. Papà se ne andava sempre via in missione per anni. È come se stessi aspettando di vederlo entrare qui. Lo so. Ogni volta che pronuncio il tuo nome ripenso sempre alle prime missioni con lui. Ah, scusami. Non hai nulla di cui scusarti. È bello ricordarlo. Non riesco a non pensare a lui. Soprattutto ora. Se fosse al nostro posto, che farebbe? Me lo sono chiesto anch'io. È una richiesta da poco. Sei sicuro di averci riflettuto abbastanza bene? Comprendo i tuoi dubbi, Young, ma che cosa abbiamo davvero da perdere? Sai, quando ti guardo, vedo una ragazzina che vola libera, dritta verso il sole. È stato molto tempo fa. Quando io e tuo padre eravamo su Marte e perdemmo quell'ossigeno, lui non si è mai scomposto. L'ha affrontato come un altro problema qualunque. Calmo, lucido. Lo ricordo come fosse ieri.
Young gli chiesi: come fai a restare calmo? Lui si girò e mi disse: Non dimenticarti perché lo fai. non dimenticarti perché lo fai. Aveva tutte le risposte. A Bill. A papà. Pressione sanguigna stabile, battito regolare, temperatura 36,2. Buongiorno anche a te. Fa piano. Sarei confusa per un po'. Ah, sì? Saturazione 95%. Eupnoico. Guarda su. Pupille isocoriche. Soggetto cosciente. Salve, Young. Carter e Sims? Dove sono? Beh, quella sarebbe la procedura. Però qualcosa è Carter? andato storto. Sims? Che c'è? Passo. Sia io che Stafford siamo stati svegliati dalla nave. Lui sta contattando i crioingegneri. Sims? Ti ho svegliata io. Ci siete? Ovvio che stia di merda. Ah sì? Controllo i valori vascolari e del miocardio. scherzavo. Il soggetto dichiara di Aisley, non... Sto bene. Grazie. Dove siamo? Dove dovremmo essere? In decelerazione verso l'orbita del pianeta. Sveglio il secondo pilota. Carter? Sims? Passo. Parametri stabili nella capsula di ipersonno. Procedura avviata. Segnale missione agganciato. Procedura di decelerazione. La Corinth ha a cuore il vostro futuro. Per questo abbiamo scelto i migliori in assoluto e affidato loro la sopravvivenza di tutto il genere umano. Ci voleva. Le piccole gioie. Come stai? Come dopo una sbornia. Carter? Sims? Ci siete? Prova così. Comandante Stafford. Dove diavolo siete? La ricevo. Sala macchine. Lo scafo ha riportato una falla. Stiamo eseguendo la diagnostica e apportando le riparazioni. Come da protocollo. Quanto è grave? La diagnostica è ancora in corso. Una volta finita presenteremo un rapporto. Hai già un'idea? È gestibile, siamo fortunati. Ok, ordini di priorità? Stiamo cercando di stabilirlo. La nostra finestra orbitale è tra un'ora. Siete riusciti ad approntare i motori? No, signore. Il danno allo scafo aveva la priorità. Ricevuto. Allora penseremo noi ai motori. Ci scusi per non averla svegliata, signore. Può confermarci in quanti siete svegli? Siamo solo in 4. Sveglieremo gli altri quando saremo in orbita.
Vediamo come sta Mitchell. Tutto bene? Sta dormendo. 4 anni non bastavano, eh? Quando vuoi, ragazzo. I migliori in assoluto e affidato loro la sopravvivenza. Apri gli occhi, bella addormentata. Come saprete, la A cosa devo l'onore di questa regale accoglienza? Abbiamo una falla. Sims e Carter sono laggiù. Ecco perché la produzione di ossigeno è ferma. E non è grave? Per ora no. Ma siamo a un'ora da segnale. Young, Isley, voi verificate i motori per l'orbita. Io e Mitchell riavvieremo i depuratori di CO2. Ma se torno a Nanna e risparmiamo ossigeno? Forza, abbiamo da fare. Stai bene? È strano. È come se fossi andato a letto solo ieri, ma il mal di testa è quello di 4 anni. Il corpo va da una parte e la mente va dall'altra. C'era da aspettarselo. Non siamo fatti per l'ibernazione. Non trascurare la tua salute nel corso della missione. Fisica e mentale. Capito? Beh, questi bicipiti hanno dormito anche troppo. Bravo ragazzo. O un Tindoro, non mi ricordo. Ehi, già che ci siamo, volevo chiederle... Questa è la sua ultima missione? Il gran finale? Me ne vado con il botto. Prima missione umana esoplanetaria. Non male come fine di carriera. La pensione non fa per me. Se non fossi in questa missione, mi starei seguendo sull'Andromeda. Parla come un vero pioniere. Sono il comandante più fortunato di tutta la Corinth e ho la squadra migliore possibile. Nessuno è meglio di noi. È un peccato aver perso McNamara. Una vera tragedia. Che ne dice di Anders? Sostituzione al volo, eh? Si fida? Cercherò di tenerla d'occhio. Bene. Come faccio con tutti voi. Isley, siamo quasi in idroponica. Va quando hai fatto. Ok, ricordami perché siamo qui. Perché i tecnici non hanno fatto il loro lavoro. Dovremo portare il reattore al massimo. Sai, non ho mai pilotato una nave con un reattore così grande. Credi che possa esplodere? Cioè, più sono grandi, più diventano instabili, o sbaglio? Esagerata. Qui non è certo come alla stazione Jessop. Questo reattore è quasi indistruttibile. E come fai a dirlo? Perché credo nella scienza. E nella mia nave. Ah, Forza, c'è molto lavoro da fare. Questa nave è davvero una meraviglia, Isley. Grazie. Dimmi, cosa si prova? Cosa si prova a? A vedere la tua piccolina in rotta per Tau CTF. Missione in corso. Saprò dirtelo solo a missione compiuta.
Sei in ottime mani. Manco lei risponde, però ci ha provato. Il reattore avrebbe dovuto attivarsi. Devieremo l'energia ausiliaria. Puoi accedere al quadro? Corinza è una compagnia che ha finanziato il tutto. Ma ha preso il nome come al solito. Oracle suggerisce di distogliere energia dai sistemi di atterraggio. Meglio così, tanto non atterreremo. Altrimenti possiamo disattivare i sistemi antincendio. Ma questo è un bel problema. Sistemi di atterraggio temporaneamente disattivati. Ma si è già diviso in un sacco di volte. Verde. Cassiopea, missione Citus. Ci siamo. Sembra Natale. Ottimo, visto che ne abbiamo saltati 4. Perché me l'hai ricordato? Ehi! Guarda che ti cresceranno le radici. Piantala. Ehi! È bello vedere che ti prendi cura della tua salute. I motori sono pronti e il reattore è operativo, comandante. Pronti all'orbita. Perfetto. Ben fatto, Ashley. Come saluta un soldato col braccio rotto? Non lo so come Data la saluta situazione, direi che stanno performando bene. Così sembra. L'albero è una bella aggiunta. Almeno è un ricordo di casa. In realtà serve a ridurre il carico sui depuratori di ossigeno. In più la volta di foglie ha un buon filtro antipolvere. Ma sì, a casa in giardino avevo un biancospino identico. È una sua talea. Un pezzetto di te. È bello averti a bordo. Devi andarne fiera. Questa nave ti rappresenta. Sì, signore. Ammetto che sono scontenta dei crioingegneri. Mi aspettavo più efficienza da loro. Volevi che fossero lì a svegliarci? Mi chiedo perché abbiano voluto dare priorità alle riparazioni. Per la cronaca consulterò i loro registri. Molto bene, per la cronaca. Ma Ashley, ricorda che siamo tutti lontani da casa.
Cacchio! Il simbionte cerca casa. Bello là fuori. Sì, è vero. Hai mai pensato di fare un altro lavoro? Non esiste. Pilotare è la mia vita. Sì, cazzo. Potrei morirci qui. Ma questo non succederà. Nel senso, sarebbe fico. Tu che faresti? Boh, che ne so, sarei morta. No, col mio corpo. Se dovessi morire, apriresti il portellone e mi lasceresti nello spazio? È vietato abbandonare rifiuti in orbita, incluse le tue chiappe morte. Sei spietata. Aspetta. L'idro. Saresti un fertilizzante perfetto per le piante. Sai, come una sorta di ritorno alla natura. Verrei a trovarti ogni sera, ti racconterei come va. Ma cerca di non morire. Io invece ti liofilizzerei. Sotto zero. Davvero? Sì, sarebbe uno spasso. Ti infilo in un sacco ermetico, ti congelo a 130 gradi sotto zero, ti scuoto un po' fino a frantumarti in pezzettini. E voilà! Young in polvere. Wow. Boom. Per ora cerchiamo di restare vivi. Non intendo morire. Potrei sempre farci atterrare su Tau Ceti F. Oh, ehi, sarai il primo morto del pianeta. Non dirlo neanche per scherzo. Wow, che ti prende? A volte non capisco se scherzi o se sei solo stronzo. No. Sims? Cos'era? E questo che cos'è? Esatto! Perché non l'applichi qui? Prendi ciò che è rotto e onora nei difetti. Evidenziali. Sarebbe bello, però credo che il kintsugi aiuti più i vasi che le piante. E comunque adottarne l'approccio. Celebrare la bellezza dei difetti. Carter. Scusi, comandante. Scusi, comandante, ci sono... Scusi, comandante, ci sono troppe interferenze là sotto. Mi ricordo tanto il film.
Porca tro... Che spavento. Quanto cazzo sei inquietante? Gesù, Stafford! Che cos'è che stai guardando? I crioingegneri. Ho consultato i registri di sicurezza e c'è qualcosa di strano. Guardi l'orario di questo qui. Risulta successivo all'impatto. Dovrebbero essere impegnati con la falla. È strano, ma abbiamo avarie ai sistemi di tutta la nave. La camera si sarà bloccata e l'orologio interno no. Sì, potrebbe essere. Tu che cosa pensi? Non è sospetto. È un comportamento normale starsene lì impalati a fissarci per intere ore. Che cos'hanno? Non lo so, Aisley. A me sembra un glitch. E come si spiegano i file che spariscono subito alla prima anomalia? Bella domanda. Non conosciamo ancora l'entità dei danni al sistema. Dobbiamo basarci sui fatti, non saltare a conclusioni. Ma i fatti sono qui, su questo video. Comandante, siamo vicini al segnale. Procediamo al distacco del propulsore. Ricevuto. Grazie. Aisley, sei l'ultima a cui deve ricordare l'importanza della missione. Non farti distrarre dalla paranoia. Mi servi concentrata. Ma, signore... Che cos'altro vuoi? Voglio ricevere un rapporto esaustivo e circostanziato da parte di tutti e due. Quando è troppo, è troppo. Senti, quando è troppo, è troppo. Rimettiti in riga, Aisley. È chiaro? Mi serve impostazione. Fanculo. Le pompe sono a posto. Potete avviare la frenata. A meno che non abbia in serbo altre sorprese. Abbiamo svolto 3 cicli di prova. I valori sono tutti nella norma. Ben fatto. Corinto. Ci sono ancora cortocircuiti nei sistemi di illuminazione e sorveglianza. Una stima dei tempi? Dipende da Carter. È nelle viscere della nave a riparare cavi. Vuoi metterci in contatto? Vorrei sentirlo. Certo. Il danno ha mandato in corto l'elettronica della nave. Carter, mi senti? Scusi, comandante, ci sono troppe interferenze là sotto. Tranquilla. Assicurati soltanto che se ne vada prima della fase di frenata. Sta attenta, Sims. Rapporto. Decelerazione quasi conclusa. Abbiamo raggiunto il segnale. Ok, mantieni l'assetto. Ripeti la procedura. L'anello propulsore è inadatto all'orbita stretta. Per non danneggiarlo, procederemo a sganciarlo in orbita sicura intorno al pianeta al di fuori dell'atmosfera. Quando la Cassiopea orbiterà intorno a Tau Ceti F, sveglieremo gli scienziati e analizzeremo il pianeta per la squadra di sbarco dell'Andromeda. Distacco manuale impostato. Confermo. Sequenza avviata. Al mio segnale. 5, 4, 3, 2, 1. Ora. Ma tu guarda che roba. Dovremmo vedere Tau Ceti F. Sullo schermo, ora. Se solo papà avesse potuto vederlo. Lo so. Ehi, forse dovremmo atterrare. Magari fare 2 passi prima che arrivi l'Andromeda. Non ricominciare. Sì, lo so. Non resterebbe carburante per il ritorno. Ma almeno lasceremo un segno. Non lo facciamo per la gloria.
Ci hanno scelti per aprire la strada alla storia. Pensateci. Addestrate insieme, partite insieme. Affronteremo la missione insieme e torneremo insieme. Non conta cosa faremo qui, ma cosa scopriremo. I nostri dati serviranno a scrivere un nuovo capitolo del progresso umano. Ok. È forte. Sì, è il migliore. Ci sono delle anomalie riguardo ai crioingegneri. Ho intenzione di perquisire i loro alloggi. Non posso rimanere qui. Devo risolvere la faccenda o Stafford vorrà la mia testa. Troppa interferenza. Chi è che mancava poi? Che cosa vedi? Mamma mia che para che è quella roba lì. Che cosa vedi? Una farfalla. Da Marcus Williams. Any cost. At any cost. Humanity Fix. Sims, sei in sala macchine? Non abbiamo finito, comandante. Servono altri 10 minuti. Che bastano e avanzano. Figurati. Faremo giardinaggio insieme in idroponica, tranquilla. Serve essere presenti. Siamo crioingegneri. Staremo svegli mentre l'equipaggio dorme. 4 anni ad andare. E 4 anni a tornare. Sì. Da addetti al risveglio, o crioingegneri per meglio dire, gestiremo e controlleremo le capsule degli altri nel viaggio. Come giocare a mamma e papà. Io e Carter ci rilassiamo, parliamo del futuro, curiamo il giardino. E poi svegliamo i ragazzi. In realtà è una questione molto tecnica. Senza le dovute qualifiche, il rischio di morte è concreto. Un piccolo prezzo per il nostro obiettivo. Certo. Riguardo alla metafora dei genitori, prima mette a letto i bimbi.
Aprire la strada. Sogni d'oro. Ehi mamma, mi annoio parecchio qui. Sai, Carter e io abbiamo un concetto diverso di noia. Io provo tutte le varietà di caffè, Carter invece preferisce trovare lavoretti divertenti. Sai, ieri stavo controllando l'inventario. Ho notato una cosa. Il fluido di stasi per il ritorno è diverso da quello usato attualmente dall'equipaggio. Carter e io siamo addestrati, ma non abbiamo mai usato fluidi diversi. Perché non ci hanno informati? Ti terrò aggiornata. Mi rasserena pensare che sei lì ad ascoltarmi. Tu con il tuo tè verde. Io con... un mocaccino menta e ciliegia, pare. Alla tua. Mente ciliegia. Alcune schermate richiedono un codice, grazie al cacchio. Perché questo cazzo non si apre? Cacchio. Quali nuovi messaggi? Boh.
Vediamo chi è Carter. Ma che... Lunas. Dai cazzo, spostati però. Ah. Compleanno di Luna, 28. 28. (2065). Luna, 28 agosto. Bingo. Ancora in sala macchine? Dove cazzo è andata adesso?
Secondo me non è una buona idea, ma... Io e Carter ci rilassiamo, parliamo del futuro, curiamo il giardino. E poi svegliamo i ragazzi. In realtà è una questione molto tecnica. Errore di servizio nella sala equipaggio 1. Riconfigurazione in corso. Attendere. Rilevato errore di sistema. Staremo svegli per 8 anni, ci serve melatonina, no? Pensavo non venissi più. Cosa? Perdermi anni di nient'altro che videogiochi? Figurati. Faremo giardinaggio insieme in idroponica, tranquilla. Serve essere presenti. Siamo ingegneri. Dove stai andando? Mentre l'equipaggio dorme. 4 anni ad andare. E 4 anni a tornare. Sì. Da addetti al risveglio, o ingegneri per meglio dire, gestiremo e controlleremo le capsule degli altri nel viaggio. Come giocare a mamma e papà. Io e Carter ci rilassiamo, parliamo del futuro, curiamo il giardino. E poi svegliamo i ragazzi. In realtà è una questione molto tecnica. Senza le dovute qualifiche, il rischio di morte è concreto. Adesso ho capito dove sta andando. Pericolo. Riconfigurazione in corso. Cacchio, come cazzo ha fatto ad andare in fondo là? Cosa stai facendo? Cosa c'è, Sims? Parlami! Attenzione! Morse del portellone sganciate. Allontanarsi dallo snodo carburante 4. Cacchio. Ti ho detto di aprire questa porta se non vuoi finire alla corte marziale. 5, 4. No, merda. 2. Sims! Corri, cacchio. Allarga il portellone dello
Nodo carburante 4, che c'è? Chiudete il portellone! Ashley, sei lì? Stafford, deve chiudere il portellone! Mitchell, chiudilo, subito! Avvio ciclo di pressurizzazione. Ci sono, Ashley. Tra 5, 4, 3, 2, 1. Ashley, stai bene? Rispondi. È stata Sims! Ha cercato di uccidermi! Cosa? Perché l'avrebbe fatto? Ascoltate, dobbiamo restare... Cazzo! Con calma. Errore di servizio. Rilevato blocco nel sistema di ventilazione. Secondo me sbuca da qualche parte. Sangue a go-go. Perché cazzo devono andare avanti? Cacchio! Ecco dove ero finito. La missione è stata pianificata in ogni dettaglio. La vita però è imprevedibile. Anche se certi aspetti sono controllabili, l'universo segue una strada tutta sua. Un piano perfetto. E andiamo al terzo capitolo. Episodio 3, il campione. Non mi ricordo quando duravano gli altri dei precedenti, ma questi sono un po' cortini.
Apri la porta. Chi mi dice che è lei? Non essere ridicolo, Cernan. L'avverto! Stia indietro! Facile dirlo da dietro una porta chiusa. Merda! Stanno impazzendo tutti. Poi ha paura che li porta a comportarsi così. Boh. Ho ripensato alla storia che mi hai detto. Di quel bambino che vinceva sempre a nascondino e camminava calmo su e giù per i filari. Sei calmo ora, Serna? Perché questo non è più un gioco. Dove stiamo andando? Non c'è nessuna luce. Devo arrivare alla porta. Avanti, esci fuori. Sai benissimo come andrà a finire. Perché cazzo? Siamo amici. Ti puoi fidare di me. È buio. Dove stiamo andando? Non c'è nessuna luce. Cernan. Avanti, esci fuori. Sai benissimo come andrà a finire. Siamo amici. Ti puoi fidare di me. Calma, Cernan. Posso aiutarti.
progresso può essere scomodo. Alla Corinth abbiamo una sola priorità fondamentale: portare l'umanità verso il futuro. Per andare avanti dobbiamo sapere dove ci troviamo. E la realtà può essere orribile a volte. Ah, che stress. Non oggi, capo. Cioè, quello era il passato. Qui Stafford. Rispondi. Sims. Qualcuno può spiegarmi che cazzo succede? Ho trovato Carter ed è... Un po' morto. Dammi stato e posizione. Sims. Stai bene? Dimmi di sì. Dalle telecamere, niente. Deve essere ancora là sotto. Cazzo, perché non risponde? Il Perché corpo mi è sa- già in decomposizione. È morto da diverse ore. Da prima che ci svegliassimo. Ma non ha senso, cazzo. Stafford gli ha parlato. Era vivo. Sigilliamola. Sì. Per forza. Ok. Spingi. Ci provo. Non si muove. Merda, cosa? Spezziamolo. Sul serio?
schifo. Signore, ci sta. perdonaci. Si nota qualcosa? A parte il braccio rotto. Non ha la radio. È sparita. Interessante. Che cazzo? Gamba fratturata. Non è chiaro se prima o dopo la morte. Ho notato che manca il bracciale. Peccato non abbia un chip. Non si può tracciare. L'unica rimasta. Ferita da taglio regione addominale. Sembra diversa dalle altre ferite. Sarà stata letale? Non lo sappiamo. Mitchell, sali al ponte di volo. La finestra di frenata si avvicina. Nulla può mettere a rischio la missione. Nemmeno questo. Cosa facciamo? Beh, troviamo Sims. Serve un'autopsia. Cooper, svegliamola. Non c'è tempo. Siamo quasi in orbita. Non ha senso. Come ho fatto a sbagliarmi tanto su di lei? Si cambia, soprattutto in 4 anni. Durante l'addestramento non c'è stata nessuna avvisaglia? Entrambi hanno superato le prove a pieni voti. La troverò, questo è certo. Chiudiamo la capsula e facciamo rapporto. So che questo è un momento particolarmente di merda, ma siamo quasi arrivati al segnale. Dobbiamo entrare in orbita. Arriviamo. Isley e Young, voi andate. Io vi raggiungo. Sims, la risolveremo. Ma per ora, ovunque tu sia, sta attenta. Young, sei in posizione? Sì, comandante. Bene. Quanto abbiamo? La finestra orbitale sta per chiudersi. Ho il controllo vettori. Tu pensa ai motori. Subito. Reggetevi. Finestra chiusa in 43 secondi. Young, ci sei? Tutto bene. La situazione è complessa, ma siamo addestrati. Nervi saldi. Facciamolo per Carter. Traiettoria corretta. Nessuna deriva. Bene. No, molto gentile. Strano. Rilevo dei segnali anomali in orbita. Materia stellare. Scansioneremo una volta stabili. Prepararsi alla frenata. Ultimi controlli. Guida? Check. Orientamento? Check. Spinta? Check. Andiamo. Conferma ordine. Acceso in 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo?
Vettore ok. Traiettoria orbitale vicina. Spegnimento freni tra 3, 2, 1. Mitchell, spegni i freni. Velocità orbitale in calo. Mitchell. Un attimo. Spegni i freni. Mi serve un attimo. Perdiamo velocità orbitale. Dobbiamo ricalibrare subito, oppure ci schianteremo sul pianeta. Mi ha tagliato fuori. Il pannello è connesso? Non lo so. Il motore non risponde. Ha ragione. È meccanico. Neanch'io posso spegnerli. Merda. Non c'è tempo. Hai spento i motori? No. Il serbatoio è andato. Siamo a 30 secondi dall'atmosfera. Velocità di impatto? Tollerabile, ma dipende molto dall'attrito. Young, portaci a terra. Aziono gli aerofreni. Vuole raccollarsi S. Mi serve RCS 82%. Mandalo ai retropropulsori. Pronto. Aspetta. Il computer è offline. Andiamo alla cieca. 40 clic all'impatto. Attiverò il computer d'atterraggio manualmente. Stafford, non farlo. È pericoloso. Comandante, quel computer ci serve. Non rischi. Se all'impatto non sarà legato, morirà di sicuro. Senza il computer moriremo tutti. No! Non c'è più tempo. Stafford. Il computer d'emergenza è spento! L'abbiamo spento per alimentare la nave. Adesso ritorni al suo posto. Stafford! Siamo al 50! Tira su quel muso! Troppo veloci! 7 clic. Merda! Non vedo un cazzo! Sta pronto con i retro! Ci sono! Stafford! Forza! Cazzo! 1 chilometro! Ora! Cacchio! Cooper! Sta fermo, ho quasi finito. Che succede? Dove sono gli altri? Non sappiamo ancora niente. Per ora cerca di stare calmo mentre completo la procedura di risveglio. C'è gravità. Dove sono i crioingegneri? Loro non possono aiutarci al momento. Carter è morto. Cosa? Che gli è successo? Non lo so. Oddio, è sfigurato. Povero Carter. Non riusciamo a comunicare con Oracle o con l'equipaggio. Non sappiamo che succede. È morto da giorni. Eppure qualcuno un'ora fa ha sigillato la capsula. Non ha senso. No, per niente. Allarme! Guasto critico di sistema.
Con i sigilli attivi non possiamo uscire da qui. Abbiamo subito gravi danni, specie ai punti inferiori. Sì, lo sappiamo, ma non sappiamo perché ci sia gravità. O ci siamo schiantati, oppure la nave sta roteando fuori controllo. Al momento non possiamo saperlo. I sigilli ci bloccano qui. Stafford, mi riceve? Stafford, mi riceve? Ok, Williams. Anche lui c'era nei precedenti episodi dei Dark Non è Pictures. sicuro farlo dormire in un'emergenza. Lo sveglio. Merda. Lo stabilizzatore ematico non risponde. Completiamo il risveglio. Subito. Togli il blocco d'emergenza. Dietro, accanto al cardine. A sinistra. Fatto. Accelero i battiti per svegliarlo. Sta pronta? Merda! Cernan, tienilo fermo. Che aghetto. È un'emorragia. Sta bene. Sta soltanto reagendo all'alto dosaggio. Che bella reazione. Meglio un po' di sangue dal naso che un aneurisma. Vabbè. Dobbiamo riuscire a forzare quei sigilli. Forse potremmo usare una multichiave. Giusto. Il deposito attrezzi è dietro quella paratia. Ma c'è anche il tunnel di servizio. Seguimi. Se rompiamo il sigillo possiamo raggiungere gli altri e scoprire che succede qui. Se sono ancora vivi. Beh, hai preso lezioni di volo? Perché se hai ragione, allora piloti tu. Tienilo d'occhio e chiamami se ti serve aiuto. Ci vorrà un attimo. Siamo rimasti soli. Sapete, mi ricorda anche un po' Pandorum. Sta bene? Si direbbe di sì. Voi ci avete mai parlato? Di persona? Quasi. Durante l'addestramento. È rimasto poco, ma mi è sembrato gentile. Già, ne ho sentito parlare molto. Sarà bello conoscerlo. Io sono rimasta l'unica a non averlo ancora fatto. Sarà molto felice di averti a bordo. Tutto bene da te, Anders? Certo, tu tiraci fuori. Quante capsule? Colonizzazione proprio. Fa freddo qui. Perché dormivi? Se ti muovi, ti scaldi. Grazie, Doc. Pensi che Williams se la caverà? Punti 4. Capsule. Se la caverà. Hai paura degli spazi stretti, Cooper? Per favore, ero una marine. Strisciavamo sempre nella merda. L'hai visto? Vedo solo il tuo culo, Cernan. Qualcosa si è mosso. È buio. Resta concentrato. Sinceramente me l'aspettavo diverso. Ma bello. Di qua, a destra. Almeno sai dove andare? Dobbiamo salire, credo.
No. Per forza di cose. Ah, i tubi blu. Guarda che posto. Sembri un bambino al suo compleanno. Prendiamo le multichiavi e torniamo alla sala capsule. Ehi mamma, stavo cenando. Il cibo spaziale è migliorato molto, ma condita o meno, la carne clonata non sarà mai buona come i tuoi piatti. Potrei uccidere per un po' di Mazor Dal. Siamo vicini alla balena e volevo contattare i crioingegneri dell'Andromeda. Sono qui da 2 ore in attesa di risposta. Pensavo sarebbero stati felici di ricevere un messaggio, ma evidentemente... Oh, parli del diavolo? È bello sentirvi, Cassiopea. Allora ha battuto qualche record? Non possiamo assecondarvi per la partita di scacchi a distanza. Sulla Terra vogliono la frequenza libera. Tanto vincereste voi. Anche questo ha influito sulla decisione. Comunque, armatevi di pazienza e fate i bravi. Ci vorrà un po'. Sims! Scusa, il dovere chiama... Potevano sfruttarne un po' di più. Ehi mamma, Era solo per dare un'occhiata. il cibo spaziale è migliorato molto, ma condita o meno, la carne clonata non sarà mai buona come i tuoi piatti. Finora abbiamo avuto fortuna. Cos'è, un portafortuna? Mi ricorda mio marito. Tu hai fede? Fiamma eterna. Cazzo, ho già perso uno. No, non ci credo. Ho visto abbastanza morti inutili da sapere che nessuno si preoccupa per noi là fuori. Forse nessuno, è vero.
Ma sono convinto esistano forze che non comprenderemo mai. Una cosa lo so. Se là fuori nell'etere c'è un'entità suprema, allora può baciare il mio culo mortale. Possiamo farcela, Cooper. Entità superiori o meno, ho sempre pensato che siamo fautori del nostro destino. Ed è questo a renderci unici. Sei troppo spirituale per essere un ingegnere. Da giovane sognavo di fare l'attore. Cinema o teatro? Ora ho infranto i miei incantesimi. Ora gioca la mia sola forza, che è ben poca. Ora sta alla vostra volontà che io resti sempre qui. Wow! Ehi, se usciamo di qui, sarò in prima fila. Forza. È meglio tornare dagli altri. Per fortuna che non sono in fila. Ho scoperto promesse, aprire la strada. Morto. 0 su 8, 12 su 50, 3 su 10. Cazzo, mi ero dimenticato i collezionabili di Dark Picture. Sblocca ed esplora i bivi di ciascuno. Non posso cambiare. L'abbigliamento, che palle. Non è che ci vado proprio matto, eh. Sai come si usa? So come dartela in testa se continui con le domande idiote. Guarda, cazzo.
Usciamo da qui. I suoi valori sono stabili, ma ha accusato una lieve crisi durante la fase di risveglio. Una crisi? Allora? Qual è la sua diagnosi, Doc? Di cosa? Della situazione, no? Oh, beh, in termini tecnici siamo fottuti. Concordo. Davvero un'ottima osservazione. Sapevo avresti capito. Tornerò subito. Devo solo aprire quella porta. È arrivata Cooper. Ha fatto in fretta. È ora di staccare, Doc. Come si sente, signor Williams? Sto bene. Non riesco a capire cosa è successo. Ora non si preoccupi, signor Williams. Lei rimanga calmo e rilassato. Quando sarà di nuovo stabile, le faremo un rapporto su ciò che sappiamo. Mi sento frastornato. È normale. Resti seduto e respiri a fondo. Serve tempo per abituarsi, ma poi passa. Mi creda. Anders, resta con Williams. Dobbiamo aprire la porta. Va bene, Doc. È normale stare così di merda. Non dovremmo essere a gravità zero. Cacchio, volevo provare a beccarne due in una, ma... Mamma! Aisley? Aisley? Si sono svegliati tutti. C'è stato un problema con Williams, ma sembra... stabile. Dovete sapere una cosa. Che succede? Sarò breve. I piloti si sono svegliati per l'impatto di un meteorite. Ha attraversato diversi ponti, causando inevitabilmente parecchi danni al sistema. Tutto qui? No. Inoltre abbiamo riscontrato difficoltà a entrare in orbita e... Non dovevi essere breve? Siamo atterrati su Tau CTF. Cosa? Questa missione non prevedeva l'atterraggio. Che cosa significa? Che non c'è più carburante. Cosa? A me sembra decisamente un errore. Ma chi l'ha deciso? Io. E non è stato affatto un errore. Non c'è abbastanza carburante per atterrare e ripartire. Serve a impedirci di rubare la scena all'Andromeda. L'avete letto almeno il piano della missione? Forse meritiamo un po' più di fiducia. La fiducia non c'entra niente. Il nostro scopo è controllare i parametri della missione. Se lo dici tu. E per ora non abbiamo modo di chiedere aiuto. Lo schianto ha danneggiato la trasmittente a lungo raggio e ora dobbiamo trovare il modo di ripararla. Al momento possiamo solo ricevere messaggi dalla Terra, ma non rispondere. Carter è morto così? Nello schianto? No. E allora come? Ecco, la dinamica non è chiara. In che senso? Durante l'ibernazione sembra che Sims sia diventata psicotica. Ha ucciso Carter. E potrebbe aver contribuito allo schianto. Il comandante... Basta.
Mi stai dicendo che ho investito miliardi di dollari, anni interi della mia vita, e viaggiato attraverso mezza galassia per una missione che è andata a rotoli ancora prima di cominciare? Mi sveglio e trovo questo? E c'è stato anche un omicidio. Mi stai prendendo per il culo? Mi avevate più volte garantito che questi due erano stati scelti con cura tra migliaia di potenziali... E il suo atteggiamento non è d'aiuto. Aspettiamo di avere tutti i dati prima di trarre conclusioni. Ti conviene trovare delle risposte, perché sto seriamente iniziando a dubitare di te. Signor Williams. Sto bene, che... ho un gran mal di testa. Le darò un antiepilettico. Allevierà il dolore e ridurrà la pressione sanguigna. Ditemi che Sims non è ancora là fuori. Ho paura di sì. Pensiamo stia usando i piani di servizio per nascondersi. Signore, suggerisco di condurre una ricognizione per localizzarla. Non possiamo gestire altri problemi se la questione non è risolta. Chi ti ha messo al comando? Con rispetto, signore, è stato lei. Voglio parlare con Stafford. Temo che non sia possibile. Cacchio! Che casino. Stafford. È finita. Lo so che è finita. Meglio iniziare a pregare, perché non ne usciremo vivi. Adesso che facciamo? Che cazzo facciamo? Perché non stai zitto? Non hai sentito? Non vedi che succede? Ho detto, sta zitto! Che cazzo ti prende? La devi stringere. Per risolvere questo casino e sopravvivere, mi dovete fornire una stima dei danni. Come stanno gli altri? Al momento stanno bene. Non ci avrei mai messo in pericolo. Soprattutto Stafford. È più probabile un guasto tecnico o meccanico. Esatto. Su, salviamo la missione. Stabiliamo i danni e troviamo Sims. Non possiamo lasciarlo. È vero. Portalo alla capsula. Addio al nostro carismatico leader. Niente ultima missione. No. Si è sempre occupato di noi. Ora ci occuperemo noi di lui. Dopo la morte di mio padre, Stafford è stato una presenza costante per me. All'epoca ne avevo un gran bisogno. Non pensavo di ritrovarmi qui senza di lui. Papà non era un brav'uomo. Stafford invece. Lui sì. Tra noi non andava sempre bene, ma vedeva sempre il meglio di me. Era il migliore, cazzo. Mi ricevi? Continuate a cercare. Saremo sul ponte e faremo una stima dei danni. Merda. Non so se ce la posso fare. Ma dobbiamo. Per Stafford. Per Stafford. Ponte 2. Equipaggio. Isley, sono Cooper. Siamo sul ponte. Ora agli alloggi ingegneri. Sims era là sotto e voglio sapere perché. Attenti, forse è ancora lì. Quindi non la vedete? No, ma stiamo riparando le telecamere. Buona fortuna. Chiudo. Fortuna. Dubito che ci basterà. Dividiamoci. Cosa?
In coppie copriremo un'area più vasta. Dopo la perlustrazione andremo ai loro alloggi. E se li troviamo? Non correte rischi e segnalate via radio. Cernan col signor Williams. Anders con me. Ehi, attenta, Cooper. Anche tu. Dio, che disastro! Raggiungiamo l'altro lato del relitto. Che le sarà successo? Non lo so. Ma Sims non farebbe male a una mosca. Ma devi ammettere che è strano. Non è un'assassina. La conosci meglio tu? Forse un clandestino? Salito a bordo prima che partissimo? Che non hanno mai scoperto in 4 anni. Tu come lo spieghi? Alieni? Va bene, su, troviamoli. Cazzo, quanta gente! Dovremmo poter aprire le paratie usando i nostri bracciali. Il tipo incazzato di prima. Tratti aggiornati. Cacchio. Già morto, peccato. Online, ma non è morto, è dentro. Ah, vabbè. Sims. Niente risposte. Come nuovi messaggi. Bah. Parole di conferma.
sono vetri ovunque. Finestra rotta. Arrampichiamoci. La morte di Stafford è... Già. Cerco di non pensarci. Se è opera di Sims, nessuno la perdonerà. L'umanità ha avuto una seconda occasione. Sta a noi sfruttarla al meglio. Noi abbiamo il dovere di impedire che la storia si ripeta. La Corinth ci fornisce questa occasione e spetta a noi coglierla con tutte le nostre forze. Quei vetri lì, secondo me, poi... Ecco cazzo le password. Quelle di prima. Rete radiante. Vaffanbrodo. L'umanità ha avuto una seconda occasione. Sta a noi sfruttarla al meglio. Noi abbiamo il dovere di impedire che la storia si ripeta. La Corinth ci fornisce questa occasione e spetta a noi coglierla con tutte le nostre forze.
Una cella. Utile con questi cali di corrente. Fatto. 6 mesi. Così tanto tempo. Non mi era mai successo. È durato un istante eppure mi è sembrato un secolo. Mi manchi. Ci manchi. Luna, su, saluta papà. Ah! Che merda. Le ho detto che può parlarti, ma tu non puoi risponderle. C'è rimasta male, però. Le ho detto quanto è importante la tua missione e quanto siamo orgogliosi di te. E che quando tornerai lei sarà grande. Torna a casa, papà! Qui ci sono un sacco di nascondigli. Sta con me, sarà tutto ok. Ti difendo io. Dobbiamo alimentare anche questa porta. Possiamo usare la stessa cella di prima. Forse... Ah? Che... Immaginava di svegliarsi in questa situazione? No. Puntavo al successo. Ci speravo. La speranza è la genesi del successo, giusto? Sì, ho letto il suo libro. Bene. L'ho fatto mettere in tutte le biblioteche. Dove diavolo è? Lo sa, sono cresciuto in un posto con un frutteto dove i bambini giocavano a nascondino. Tutti correvano, di qua, di là, dappertutto. Io camminavo su e giù per i filari. Vincevo sempre. Ho assunto un astronauta o un filosofo? Entrambi al prezzo di uno. Abbiamo finito o ti serve una pausa? Scusi, proseguiamo. Eccole. Sono la comandante ad interim Isley della Cassiopea. È con immenso cordoglio che comunico la dipartita del comandante Nolan Stafford, morto proteggendo il suo equipaggio. Ed è mio dovere specificare che sono stata io ad autorizzare lo spegnimento del computer d'atterraggio. È mia intenzione collaborare a qualunque indagine una volta tornati sulla Terra. Ogni tanto hai dei rallentamenti, ma a parte questo... Eccole. No, da dove cacchio sono arrivato adesso?
Prendi la cella dalla porta. No. Nutrimito. Una nuova carne sostenibile. Tutto qua. Che cavolo. Come stai? Beh, se avessi rifiutato il trasferimento, ora sarei a casa, e invece... Sono bloccata su un pianeta alieno, con un gruppo di semisconosciuti. Trova del tempo per loro. Tu sei l'ultima arrivata e questa missione è già diventata un gran casino. Mostra loro il tuo lato umano. Dai, Coop. Sai che non sono capace. Andrà tutto bene. Come essere umano sei parecchio speciale. Conterà pure qualcosa. E poi ci sono qua io. Oh, grazie. Punti di salvataggio, no? Al millimetro. Strano. Pronto a volare. Amici in difficoltà. $2058.
Andiamocene. Sentito? Cassiopea. Cosa? Ancora le voci? No, ascolta. Sembra un comunicatore. Oh, merda. Sì. Deve essere vicino. Gente, ci vediamo dopo. Non credo... Beh, altri 5 capitoli. Ma è interessante, diverso dal solito. Per via dello spazio, niente di che, però bello, carino, simpatico. Poi anche la modalità Rewind sarebbe utile per riportare in vita il capitano. Se lo facevo star seduto, aumentato, un paio, sì. Anche lui sono aumentate le abilità, i progressi, tranne lei. Ci vediamo dopo, scusate, ma vado a cenare. Vi ricordo che domani finisco il corso, perciò ricomincio anche a fare più live, eccetera. Buona partita, buona cena, buona serata, ciao. Se vi va di lasciare un like, eccetera, eccetera, io vi ringrazio. Ciao, alla prossima.